I nodi Bitcoin. Buongiorno ragazzi, tagliamo subito la testa al toro. I nodi Bitcoin non servono a niente. Per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ma che cazzo stai a dire? Dai, fermi tutti, torniamo seri. Chi fa un'affermazione del genere non sa di cosa parla, oppure mente. Non ci sono altre soluzioni. Sì, perché al contrario i nodi sono fondamentali per la sicurezza e per la privacy di chi lo possiede e sono fondamentali per l'intero network di Bitcoin. Andiamo con ordine. Abbiamo detto che la time chain è un registro distribuito e la sua distribuzione è dovuta proprio al fatto che ci sono tantissime copie sparse per il mondo che devono essere sempre sincronizzate tra di loro. Queste copie risiedono proprio nei nodi Bitcoin. Chiunque si faccia un nodo sta scaricando l'intera time chain e la sta validando tutta, a partire dal blocco Genesi. Ogni nodo controlla la veridicità di ogni singola transazione. Più nodi ci sono, maggiore sicurezza si ha sullo storico delle transazioni e sulla validazione di quelle inserite nell'ultimo blocco. Tutte le transazioni, prima di essere inserite in un blocco, passano da un nodo che ne verifica la validità e dopodiché la transazione finisce nella mempool e solo allora verrà presa dai miners per essere inserita in un blocco. Inoltre, i nodi hanno potere di voto. Che significa questo? Significa che quando c'è un aggiornamento al protocollo, i nodi possono decidere se seguire o meno questo aggiornamento, esprimendo così il loro parere, favorevole o contrario, all'aggiornamento. Ecco, già solo dopo aver sentito queste 4 cose, vi renderete conto che l'affermazione con cui abbiamo aperto questo video è un'eresia, ok? Ma andiamo avanti, dai. Perché io che utilizzo la rete Bitcoin dovrei avere un nodo? La risposta la troviamo agganciandoci al video in cui abbiamo parlato dei wallet. Che cosa fanno i wallet? Ci mostrano i saldi, quindi quanti fondi abbiamo, e inviano le transazioni. Come fanno a mostrarci i saldi? Interrogano la blockchain, che come abbiamo detto prima risiede proprio nei nodi. Ecco, qui sorge un problema di privacy, perché sostanzialmente di default tutti i wallet si collegano ai nodi di proprietà dell'azienda che ha sviluppato il wallet. Così facendo però l'azienda è in grado di vedere anche lei il vostro saldo, perché vede che la richiesta arriva da un suo wallet e quindi collega gli indirizzi all'identificativo del wallet appunto. Non solo, tramite i metadati vari, come l'indirizzo IP e altre cose, riesce per assurdo anche a collegare gli indirizzi alla vostra identità. Oppure alcune aziende hanno già i vostri dati, perché magari avete comprato un hardware wallet da loro, avete lasciato indirizzo mail e dati per la spedizione. Ecco, qui il gioco diventa ancora più facile, no? Collegandovi ad un vostro nodo, invece, meglio se sotto rete Tor, riuscite ad aumentare notevolmente la privacy, perché, come potete immaginare, voi non andate più a chiedere i saldi in giro a un nodo a caso o al nodo del wallet, ma interrogate proprio il vostro nodo che avete in cameretta, aumentando notevolmente la confidenzialità. Stesso discorso vale per l'invio di una transazione. Se non avete un nodo, dovrete collegarvi ad un nodo di terzi per poterla validare e inserire in mempool. Se invece avete un nodo vostro, potete fare l'operazione con maggiore privacy e non interpellando soggetti esterni. Capite ora l'importanza di avere un proprio nodo? Non si hanno incentivi economici nell'averlo, ma si aumenta notevolmente il grado di privacy e di incensurabilità, perché nessuno potrà impedirvi di inviare una transazione. Avere un nodo è piuttosto semplice, ci sono vari modi per poterlo fare, ecco. Il primo, e anche il più semplice, è quello di accendere il vostro computer, andare sul sito bitcoin.org e scaricare Bitcoin Core. L'unica cosa che vi serve è un SSD da 1 tera di spazio, ne basta anche meno, però per stare tranquilli meglio 1 tera. Scaricare Bitcoin Core richiede un po' di tempo, perché vi ricordo che state scaricando tutta la time chain di Bitcoin. Dipende dalla vostra connessione e dal PC, ma diciamo che il tempo può variare dai 3 giorni alle 2 settimane. Una volta scaricato tutto, se avete dei problemi di spazio, c'è anche la possibilità di non tenere tutta la blockchain, ma di avere un nodo pruned, volgarmente detto prunato all'italiana. Questa è un'opzione che semplicemente dice al vostro nodo di non tenere l'intero registro, ma di conservare solo le intestazioni e cancellare una parte di dati. Voi potrete decidere se tenere 10, 20, 100 giga di dati, in modo da liberare spazio sul vostro PC.
Vi ricordo che però prima di poter sfruttare questa opzione è comunque necessario scaricare e validare tutta la Tenchain. La soluzione di farvi un nodo sul vostro PC di casa è già un buon punto di partenza, ma non è ottimale. Anzi, mi sento di dire quasi che è sconsigliabile, ecco, perché andiamo incontro a diverse problematiche. Innanzitutto, se è il PC con il quale lavorate e guardate i film o visitate siti poco raccomandabili, non è una buona idea installarci sopra il vostro provider di pagamenti, la vostra banca, il vostro punto di accesso alla rete Bitcoin, perché comunque è un PC molto soggetto a rischi. Inoltre, il vostro PC difficilmente lo lasciate acceso H24, mentre è bene che il nodo sia sempre acceso e sincronizzato. Teoricamente si può fare, cioè non c'è nessun problema. Per esempio, se voi usate solo un desktop wallet, non è un problema se spegnete il PC. Quando lo riaccendete, il nodo ci metterà qualche minuto a sincronizzarsi di nuovo e sarete nuovamente operativi. È chiaro però che voi il vostro nodo vorrete usarlo con tutti i vostri dispositivi, quindi capite bene che se usate il vostro cellulare il nodo deve essere sempre acceso, perché altrimenti non riuscite a connettervi. Esistono altre soluzioni che si possono adottare per ovviare a questo problema. La prima è quella di recuperare un vostro PC vecchio, ripulirlo per bene e installarci sopra Bitcoin Core. Con questa soluzione andiamo già a separare il lavoro e lo svago dalla vostra banca, diciamo. Anche qui però potremo magari avere dei problemi di consumi, perché comunque tenete conto che un PC vecchio tendenzialmente, ma un PC in generale, tendenzialmente non è progettato per stare sempre acceso, quindi potrebbe magari surriscaldarsi spesso o magari potrebbe consumare anche un po' più di corrente. Di buono c'è però che l'unica spesa che probabilmente dovrete fare sarà quella di comprare un SSD da almeno 1 tera, no? Se invece abbandoniamo il riciclo, ma ci decidiamo di prendere un qualcosa di delicato, ecco che compare la prima chicca, il Raspberry Pi. Il Raspberry non è altro che un piccolo computerino che sta sul palmo di una mano, consuma pochissimo e lo potete posizionare dove volete. Con questo giocattolino ci potete fare davvero qualsiasi cosa. Noi sfrutteremo un programmino chiamato Umbrel, che ci dà la possibilità di installare un nodo con Bitcoin Core. Sul sito c'è una guida passo passo per installare Umbrel sul Rasp e vedrete che è semplicissimo. Una volta configurato lo lascerete sempre acceso e funzionante, così potrete collegarvici sotto Tor da qualsiasi posto vi troviate con il vostro telefono o con il vostro portatile. Umbrel vi permette anche di creare il vostro server di posta e tantissime altre cose. Il consiglio però è quello di non caricarlo troppo. Lasciateci solo il nodo, perché comunque i Raspberry sono oggetti non potentissimi e per sicurezza lo lascerei piuttosto snello. Sulla falsariga dei Raspberry esistono anche altri prodotti come Odroid o Orange Pi che più o meno svolgono le stesse funzioni e sui quali potrete installare un nodo. Pensate che esistono addirittura già delle soluzioni chiavi in mano. Voi vi comprate il dispositivo e lo collegate ad internet. Fine. Non dovete praticamente fare altro se non impostarvelo come preferite. Il contro di questi dispositivi ovviamente è un po' il prezzo, però anche lì varia da persona a persona. È chiaro che se non vuoi sbattimenti paghi un pochettino di più, ma puoi avere una soluzione preconfigurata e pronta all'uso. Vedete, anche per farsi un nodo esistono innumerevoli soluzioni. Io vi ho descritto le più semplici, quelle più alla portata di tutti, no? Ma se uno è un po' pratico, un po' smanettone, ci si può veramente sbizzarrire. Quindi, ora che abbiamo visto a cosa serve un nodo e quali soluzioni abbiamo per costruirlo, non avete più scuse. Tutti i scenari possibili. Installate un full Tu node. magari Ricky pensi Installate un full node, divertitevi, fate delle prove, vedrete che vi toglierete delle soddisfazioni. Se poi proprio non riuscite a fare niente, almeno ci avete provato. Potete sempre collegarvi al nodo di una persona che magari conoscete, oppure lasciare le impostazioni di default e vivere sereni, ragazzi. Non c'è nessun tipo di problema, perdete un pochettino di privacy, però comunque Bitcoin funziona lo stesso, ok? Magari poi quando siete più preparati, quando avete studiato un pochettino di più, ci riprovate. Tenete anche conto che queste sono comunque le prime soluzioni. Secondo me col passare del tempo ci saranno soluzioni sempre più facili per poter costruire un full node. Ragazzi, dai, per oggi è tutto. Mi raccomando, se c'è qualcosa che non avete capito o che volete approfondire, scrivetelo nei commenti. Se il video vi è stato utile, lasciate un bel mi piace, attivate la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!